Ciao a tutti amici di Automobilissimo. Buongiorno a tutti. Benvenuti in una nuova prova. Oggi proviamo una Hyundai i30. È un'auto di segmento C, quindi una compatta a 2 volumi, lunghezza 4,34 m, circa la stessa dimensione di auto come ad esempio la Golf o la Tipo, e monta una discreta gamma di motori sia benzina, da cui spicca il nuovo motore 1000 turbo benzina GDI, o una gamma diesel con motore 1600 cilindrata declinato in 3 diverse potenze da 90, 110 e 136 cavalli. La casa asiatica si è affidata agli esperti di design del vecchio continente, i quali hanno limato gli elementi più inusuali del modello precedente per donargli un look decisamente da occidentale. Una delle parti che a mio avviso è migliorata maggiormente rispetto al modello precedente è l'anteriore. Partiamo innanzitutto dai gruppi ottici, che prima erano piuttosto sbilanciati, nel senso che il fendinebbia era parecchio grande e il gruppo ottico centrale invece risultava piccolo. Invece adesso sono decisamente più proporzionati, con un fendinebbia molto bello e anche un gruppo ottico decisamente più affusolato. Un'altra parte che è migliorata decisamente è la calandra, che sostituisce quelle righe cromate non particolarmente belle del modello precedente ad un modello più moderno e, se vogliamo, anche un po' più aggressivo e che ispira sportività. La linea laterale è molto classica. Quello che si nota maggiormente però è un tetto piuttosto spiovente per ragioni aerodinamiche. Una delle mie parti preferite di quest'auto sono i cerchi. In questo caso montiamo dei 17 pollici bicromatici veramente molto belli e che lasciano intravedere una poderosa pinza e un impianto frenante ben dimensionato. In funzione alla dimensione del cerchio varia anche la larghezza del battistrada, e con i 17 pollici è disponibile il 225 mm, che è il maggiore di tutti quelli a disposizione e che personalmente mi sentirei di consigliare perché, come vedremo dopo nella parte di guida, la base d'appoggio data da queste gomme dà un'ottima mano. La parte posteriore probabilmente è un po' meno originale del resto della macchina, ma si può apprezzare lo sforzo dei designer a renderla un po' più europea. Appaiono su questa macchina, come tutte ormai, lo spoiler aerodinamico e anche questi piccoli deviatori. In realtà questi non sono un elemento copiato dalle altre case, ma hanno uno scopo prettamente aerodinamico, nel senso che servono a chiudere la scia, e quindi i vostri consumi e il vostro portafogli ringrazierà la loro presenza. Lo so che vorreste sapere come si guida, ma prima vediamo l'abitacolo. Eccoci a bordo. Siamo fasciati da un abitacolo che, pur essendo piuttosto largo, perché comunque di spazio dobbiamo dire che ce n'è, ha un design molto avvolgente, molto europeo, molto più moderno rispetto a quello che eravamo abituati a vedere sulle vecchie Hyundai. Tu, per esempio, Marcello, hai davanti un volante che ricorda molto quelli a pagnotta piccola che siamo abituati a vedere. Sì, devo dire che il volante in realtà mi piace molto perché è leggermente a calice, si impugna davvero bene. Ha la corona abbastanza spessa, devo sì, dire. La corona è spessa, ma a parte la corona è anche proprio la sensazione della pelle. È una sensazione molto morbida, molto di qualità. Rispetto alle sue cugine, le Kia, invece che avere il volante a calice rotondo, questo è un po' più affusolato, somiglia un po' a una palla da rugby, passateci il termine. Sì, è vero, la pagnotta centrale è bella sagomata, bella massiccia. Oltre al volante vogliamo parlare del design della plancia, che è molto lineare, ben sviluppata in larghezza, in modo tale da essere sia avvolgente che dà una sensazione comunque di spazio, e hanno intelligentemente raggruppato i comandi principali in dei gruppi. I comandi del clima, ben visibili al guidatore e al passeggero, facilmente raggiungibili senza essere troppo d'intralcio con la leva del cambio. Abbiamo un clima bizona automatico e, oltre al piccolo gruppo con le avvisi delle cinture di sicurezza, dell'airbag passeggero, del blocco portiere e dell'hazard, peraltro tutti ben visibili, abbiamo il grande display da 8 pollici del sistema infotainment, che è di serie per questa misura, sia per la versione business sia che per la versione style da noi provata, e anche il navigatore satellitare con le mappe da poter inserire in uno slot SD messo in questa posizione.
Una delle cose che mi è piaciuta di più di quest'auto è la posizione di guida. L'ergonomia è veramente ben studiata e soprattutto grazie all'ampia gamma di regolazioni si può passare da una guida molto rilassata a seduta alta ad una guida veramente più sportiva senza nessun problema, solamente regolando in modo diverso il sedile, e quindi diciamo che grazie a questo si può usufruire anche di un piccolo cambio di anima di quest'auto, nel senso che appunto va abbastanza bene per l'autostrada, ma ci si può divertire tranquillamente anche tra i tornanti, semplicemente cambiando posizione di guida e magari anche il proprio stile. Abbiamo riscontrato che lo spazio a disposizione internamente è un pochino più generoso rispetto ad auto della stessa categoria, e questo è un bene sia per se viaggiate numerosi o con tanto bagaglio a seguito. Vogliamo parlare dei sedili posteriori. In questa categoria è particolarmente importante valutarli. Beh, c'è da dire subito una cosa. Il sedile del guidatore è rimasto regolato sulla mia posizione, cioè quella di una persona alta 1,85 m, e come potete vedere quindi anche al posteriore c'è posto per un passeggero di 1,85 m, e questo è veramente buono. Altra piccola cosa da notare è che quest'auto ha un tunnel veramente molto piccolo. Sì, è molto raccolto. Diciamo che è compatto in quanto non prevedendo la trazione integrale hanno potuto passare il tunnel. Esatto, e quindi questo è a tutto vantaggio dei piedi dei passeggeri e soprattutto degli occupanti del posto centrale, che guardate un po', nel posto centrale c'è spazio per una persona di 1,85 m con i capelli in piedi. Vero. Notiamo che come larghezza magari non è il massimo, però dobbiamo dire che viaggiando in 4 o comunque in 5 persone per tragitti non eccessivamente lunghi è una macchina che può dare un ottimo comfort, che è peraltro accentuato dal fatto che dietro abbiamo le bocchette posteriori di serie per la versione style. A proposito di viaggi lunghi, vi piace sciare? Abbiamo la botola di carico per gli sci, passante di serie della versione style, e anche se non vi piacesse sciare avete... Di sicuro vi piace bere. Esatto, oppure vi piace stare comodi perché avete un bel bracciolo per appoggiarvi se siete in 2 persone dietro per i lunghi viaggi autostradali. Spazio per il guidatore, spazio per i passeggeri, anche i bagagli non se la passano malissimo. Infatti abbiamo 390 litri dichiarati di bagagliaio ed è più che sufficiente per fare un viaggio anche in 4 o 5 persone. I 4 cm in più sulla lunghezza complessiva della macchina sono stati ripartiti un po' sull'abitacolo, ma soprattutto sul bagagliaio, che appare ben più profondo, corredato sia di doppio fondo che di alcuni accessori come delle tasche laterali per riporre oggetti, dei gancini di plastica, una presa 12 volt doppio fondo con vano inferiore per contenere un rottino di scorta agli attrezzi. È possibile rialzarlo in modo tale da avere una ventina di litri sotto, che però chiaramente non hanno un fondo di appoggio, dovranno essere appoggiati direttamente sul rottino. E a parte quello, l'unica piccola pecca di questo bagagliaio sono i gancini per le reti, che sono sì 4 e posizionati bene. L'unica cosa, sono posizionati su fondo mobile, pertanto in caso di forti frenate potrebbero muoversi. Però per il resto il bagagliaio è rivestito veramente bene, la moquette è molto di qualità, e anche le plastiche, che sono state usate in maniera misurata, sono di qualità veramente eccellente. Abbiamo sì lo scontrino di chiusura del portellone che è in vista, però questo non inficia assolutamente la capacità di carico del bagagliaio. E a proposito di capacità di carico, abbiamo innanzitutto una soglia a terra di poco più di 70 cm che è un po' elevata, quindi potreste avere un po' di fatica con i colli più pesanti, però avremo un vano di carico molto piatto e nella posizione elevata del vano potremo abbattere i sedili e avere un perfetto piano di carico completamente livellato. Sì, abbattendo i sedili in effetti si ottiene un volume di carico immenso, 1300 litri, praticamente potrete parcheggiarci dentro quasi una i10. C'è ancora un posto dove abbiamo trovato dello spazio ed è dove non ve lo aspettereste. Sotto il cofano, infatti. Come potete vedere è tutto molto ordinato e sono visibili
tutti quei componenti che sono utili alla manutenzione ordinaria. Ad esempio possiamo notare che è facilissimo smontare il filtro dell'aria, la batteria, le lampadine, la presa di diagnosi del motore, rabbocco fluidi vari tra cui fluido freni e fluido radiatore. E questo è una cosa che diventa sempre più rara nelle auto di oggi, molto asiatica come filosofia in realtà, quella di avere dei cofani così liberi. E questo è molto bello, primo perché si risparmia in meccanico, nel senso che piccoli interventi possono essere fatti praticamente da chiunque, ed in più aiuta anche tutti quegli appassionati a cui piace un po' smanettare sotto i cofani nel fare le loro piccole operazioni senza dover perdere tanto tempo in smontaggio di plastiche o accrocchi vari. Altra piccola nota è che praticamente manca il fono assorbente, o meglio c'è solo una piccola plastica sul coperchio motore. Questo è dovuto al fatto che questo motore è già molto silenzioso di suo e quindi non c'è stato bisogno di abbondare con gomma piuma o materiali per isolare acusticamente il motore dall'esterno. Ora basta stare chiusi in un parcheggio però, andiamo a testare le doti dinamiche di questa i30. Quest'auto monta il 1.600 turbo diesel da 110 cavalli, cioè la versione intermedia. Un motore che ha una buona spinta ed una buona elasticità ai medi regimi. Impiega qualche giro oltre il minimo, cioè 200-300 giri oltre il minimo, prima di entrare veramente in coppia, però dopo la spinta è veramente buona e prosegue praticamente costante fino a 3.500 giri al minuto. Solo lì poi chiama la marcia successiva. Se qualcuno vuole un motore con un allungo superiore, consigliamo di optare per il 136 cavalli, però per l'utilizzo quotidiano questa fascia di giri utilizzabile è veramente più che sufficiente per soddisfare tutte le esigenze. Ha una buona elasticità e soprattutto praticamente copre tutti i tipi di utilizzo che si possano normalmente fare. Esatto. Adesso siamo in una strada in salita, assaggiamo le doti di spinta del motore. La salita è abbastanza ripida, però si sente che il motore spinge. Sì, tenete conto che l'auto ha 1000 km, quindi non abbiamo osato arrivare fino a fondo scala, però diciamo che la spinta fino a quasi 4000 giri è davvero buona. Non ha un allungo eccezionale, però nelle situazioni d'uso comuni si desteggia benissimo. Adesso stiamo affrontando una strada con dei tornanti, posto ideale per provare e per assaggiare le doti del cambio, che dobbiamo dire, allora, come comando della leva, la leva è sufficientemente giusta come lunghezza, come scorsione, è abbastanza contrastata come innesti, quindi richiede un pochino di precisione di manualità, però comunque è soddisfacente. E per quanto riguarda i rapporti del cambio, ci sembrano ben spaziati. Tenete conto che tutte le serie diesel della Hyundai i30 montano il cambio 6 marce, quindi la spaziatura dei rapporti è adeguata e permette sia di fare delle buone riprese in città o in zone di extraurbano, sia di poter viaggiare in autostrada col motore che ronza a poco più di 2300 giri al minuto, permettendo chiaramente un abbassamento dei consumi e anche un aumento del comfort per la diminuzione del rumore a bordo. Adesso stiamo viaggiando all'interno di alcuni centri cittadini di paese. La macchina non ha alcun problema a girarsi, anzi abbiamo notato facendo diverse manovre che il raggio di sterzata è davvero molto... Guarda qua, c'è un parcheggio, facciamo vedere una manovra? Certo. Sì, siamo su una strada piuttosto stretta con un parcheggio e praticamente utilizzando una corsia più il parcheggio riusciamo a muoverci agilmente tra i marciapiedi senza veramente il minimo problema, quindi possiamo dare un giudizio positivo. Poi l'assorbimento delle sospensioni è nella norma tendente al morbido, difatti digerisce abbastanza bene dossi, tombini, si irrigidisce un pochino soltanto sulle asperità più secche. Parlando di sospensioni, troviamo all'anteriore un classico schema McPherson, mentre al posteriore un più raffinato Multilink a 3 leve e mezzo. È una sospensione
veramente buona quella posteriore, ce ne si accorge guidando per il semplice motivo che il posteriore è veramente incollato a terra, non c'è modo di farlo schiodare né rilasciando il gas in centro curva né praticamente in nessun altro modo, e questo è molto buono perché rende l'auto molto stabile e dà una grande idea di sicurezza. Forse si perde qualcosa in agilità, ma dà proprio un'idea di stabilità e di auto che prosegue indisturbata. Piccola nota di merito: tutto il sistema multilink posteriore è costruito interamente in alluminio ed è molto importante perché è molto leggero e toglie peso in un punto molto importante. Infatti, masse non sospese. esattamente, riduce la massa non sospesa. Parlavamo prima nella parte del comfort che le molle sono leggermente morbide, però togliendo massa non sospesa ci si può permettere di girare con una molla un pochino più morbida e quindi un pochino più confortevole senza sacrificare troppo la dinamica, perché si fa lavorare molto bene la molla scaricando la gomma di quello che non è il suo lavoro principale, cioè quello di ammortizzatore, ma lasciandola a quello che è il suo lavoro, cioè quello di scambiare forze col terreno. E questo è molto importante, è un buon punto a favore della sospensione posteriore. Il rumore a bordo. Secondo noi, come insonorizzazione, quest'auto è proprio ben insonorizzata. Non si ha rumore di rotolamento di gomme, neanche frusci aerodinamici, non sentiamo neanche frusci aerodinamici perché il corpo vettura, pur essendo abbastanza squadrato, è ben perfilato aerodinamicamente. Anche il motore nelle normali condizioni d'uso non si fa mai sentire più di tanto perché è già silenzioso di suo, ha un suono abbastanza discreto, ecco, si sente giusto un pelino al minimo, come abbiamo già detto, proprio quel ticchettio da diesel, ma niente di più. E anche il suono è bello, è un buon suono. Su quest'auto è apprezzabile lo sforzo nell'introduzione di sistemi di sicurezza elettronici e di assistenza alla guida in generale. A parte i soliti ABS, controllo di trazione e controllo di stabilità, abbiamo il sensore di distanza dal veicolo che precede, sia con avviso acustico che con frenata automatica d'emergenza nei casi più estremi. Abbiamo l'avviso del superamento di corsia. Abbiamo in più il controllo dell'angolo cieco. Quindi diciamo un'auto che ha pensato giustamente, seguendo il trend dei nostri giorni, che è quello di essere purtroppo sempre più distratti alla guida, a un po' coccolarci contro le nostre distrazioni e anche contro le distrazioni altrui, diciamo. Sì, però è anche giusto così, perché comunque è sempre una cosa a favore della sicurezza di guida e oggigiorno è una cosa che non possiamo più trascurare, non possiamo più permetterci di trascurarla. Sì, assolutamente. Chiaramente il miglior sistema di sicurezza a bordo dell'auto è sempre il guidatore, però armato di buon senso. Esatto, però se riusciamo anche ad aiutarlo, e qui ci hanno provato veramente in tutti i modi, e questo sforzo appunto è degno solo di lodi. Lo stesso. Allora, dobbiamo dire che come comando è piuttosto leggero, il che è un bene in città e soprattutto quando fate manovra. Alle alte velocità può risultare un pochino leggero, specie per chi ama guidare sportivamente. Come comando per l'uso turistico è perfetto, per l'uso un po' più sportivo dovete fare più che altro i conti con una certa leggerezza. Pur non essendo eccessivamente caricato, ha un buon feeling di quello che succede alle ruote anteriori, restituisce un buon feedback. Abbiamo circa 2 giri e mezzo lock to lock, quindi siamo anche piuttosto diretti come sterzo. Poi, oltre a tutti i sistemi di sicurezza attiva, passiva e via discorrendo, abbiamo altri piccoli sistemi elettrici, forse meno essenziali dal punto di vista della sicurezza, però ugualmente utili e ugualmente con l'intento di coccolare i passeggeri. Cruise control di serie che, fra l'altro, nel pacchetto safety pack con la versione a cambio automatico è adattivo. Abbiamo anche il clima automatico bizona, e oltre al sistema di infotainment abbiamo le luci e i tergicristalli automatici. Sì, mi sembra di capire dai nostri giudizi che è un'auto che tende a coccolarti un po'. E poi
cosa comodissima che ormai sta spopolando su molte auto, la telecamera posteriore. E a proposito di sistemi di sicurezza, adesso testiamo i due principali sistemi di sicurezza di un'auto: i freni e gli pneumatici. 70 all'ora e giù tutto a piede. Pazzesca, frenata fortissima. Davvero. Il mordente dei freni, ma anche delle gomme, è stata La davvero prontezza, buona. la Esatto. prontezza è pazzesca, si è sentito all'orecchio, cioè acusticamente si è sentito proprio l'attacco della frenata, Sì. e veramente in un millisecondo si è passati da tutto rilasciato alla massima potenza frenante. Probabilmente, credo, una delle migliori auto da questo punto di vista che abbiamo provato fino ad adesso. Ma anche la sensazione del pedale è stata proprio bello pieno, sostenuto. Molto consistente. Ma anche il fatto di essere molto progressivo lungo tutta la corsa del pedale. Io l'ho provata prima in un paio di frenate, veramente la prima volta ho dovuto quasi stare attento, perché la frenata bisogna prendere un attimo la mano nelle frenate più leggere, perché è talmente pronto questo freno che ti prende quasi alla sprovvista le prime volte. Esatto, va un pochino calibrato, più che altro per la immensa prontezza che ha. E dobbiamo dire che un'altra cosa che dobbiamo dire della nostra frenata è che è stata eseguita su una leggera curva. Chiaramente l'alleggerimento del retrotreno si è sentito, quindi ha teso a partire un pelino via di coda, ma il ponte multilink posteriore l'ha perfettamente tenuta in riga senza avere eccessive scodate o perdite di stabilità. Parlando del resto dei comandi, i pedali, la frizione per questa versione manuale, che dobbiamo dire rispetto alle auto del gruppo Kia Hyundai è un pochino più progressiva. Il carico è abbastanza giusto, anche se magari con il traffico alla lunga potrebbe essere un po' pesante, però non è niente di particolare. Poi se pesa potete tranquillamente mettere in folle durante le soste. Sì, però c'è da dire che la consistenza della frizione comunque le regala una certa intuitività. Ok, per quanto riguarda gli interni, Matteo, io mi affido completamente a te. Certamente. Avevamo già detto del design che è sostanzialmente pulito, lineare, quindi molto europeo. E naturalmente a quello deve corrispondere la qualità, che in questo caso è verificata. Abbiamo materiali morbidi pressoché dappertutto, sia sulla parte alta che quelle un po' più in basso della plancia. Abbiamo dei comandi molto pastosi anche per i pulsanti di comando. Abbiamo dei materiali che sono davvero ben curati per quanto riguarda il rivestimento delle portiere, della plancia, perché sono tutti morbidi al tatto. Solo un po' rigidi questi della parte di comando degli alzavetri e parte dei pannelli porta, un pochino più in basso sulle tasche porta oggetti. Soltanto il fatto di essere rigidi e basta, perché comunque la qualità delle superfici al tatto e anche soprattutto alla vista è davvero ottima. Tutte le plastiche, anche quelle morbide, sono state trattate in modo tale da non essere lisce, sono leggermente rugose e quindi risultano opache, il che è soltanto un bene per quanto riguarda la riflessione della luce, quindi non ci saranno fastidiosi riflessi che vi deconcentreranno alla guida. Una cosa che a me piace molto esteticamente su quest'auto è il cruscotto, ovvero mi piacciono molto i due indicatori grandi retroilluminati di blu. Lo so che sembra una banalità, ma non so perché, ma in qualche modo dà un'idea di auto di livello. I comandi sono giusti come quantità e ben studiati sia come posizione che come grafica, quindi saltano subito all'occhio. Poi, guardando la plancia, come non notare i vari portaoggetti centrali, due portabottiglie, un portaoggetti davvero molto grande, permette di mettere tranquillamente un telefono di grandi dimensioni senza problemi. Fra l'altro, una cosa che si può notare, qua presenta la funzione di carica induttiva per la ricarica wireless dei vostri smartphone. E parlando ancora dei vari portaoggetti, dobbiamo dire che ce ne sono tanti in gran quantità. Ad esempio, noi siamo riusciti a trovare posto ai nostri telefoni, le chiavi e
portafogli in un'unica tasca porta oggetti sulla portiera. Sì, più che altro sono rimasto impressionato dalla quantità di vani portabottiglie che ci sono su quest'auto, nel senso che ce ne sono 2 per portiera nelle portiere anteriori, 2 nel tunnel centrale, 1 per portiera nelle portiere posteriori. Poi se volete ce ne sta almeno altre 2 qua dentro nel bracciolo centrale perché è molto profondo come pozzetto. Sì, diciamo che i tecnici Hyundai hanno prestato attenzione al fatto che rimaniate idratati mentre viaggiate. Esatto. Dicevamo all'inizio della prova che quest'auto guarda molto anche al lato economico, e quindi come non parlare dei consumi. Premettiamo che non abbiamo provato quest'auto badando molto al contenimento dei consumi, ma abbiamo ricercato di più la guida dinamica e le sue qualità generali. In realtà abbiamo fatto praticamente 18 con 1 litro guidando su tornanti, stradine di collina, centri urbani, Di cui almeno 2/3 con il climatizzatore inserito, quindi chiaramente per chi la usa in extraurbano, per chi si fa dell'autostrada o cose del genere, si aspetti un ulteriore ritocco al ribasso dei consumi per 100 km. esatto. In tutto questo non abbiamo mai citato il prezzo. La versione Style costa 27.000 euro, ma l'esemplare da noi provato, con qualche optional, arriva a 28.900. Un prezzo allineato alla media del settore. Con ciò ci si porta a casa un buon contenuto dal punto di vista meccanico e della sicurezza. Anche la qualità percepita è notevole, condita da qualche coccola alla portata di tutti.